Intanto io ringrazio appunto la DEI, il gruppo sionistico, la Società Friulana di Archeologia, Musica Libera che rappresento e ovviamente il Museo Ebraico e tutto lo staff che lavora non solo a queste conferenze, ma insomma a tutto quello che si fa all'interno del Museo Ebraico. Io ringrazio anche perché sono state veramente 10 conferenze, credo una più bella dell'altra. Vi ricordo che sono quasi tutte visibili sul canale YouTube della Società Friulana di Archeologia, in cui si possono vedere anche tantissime altre conferenze di vari ovviamente aspetti, vari temi, ma è interessante che poi rimanendo lì uno può anche andarsi a riascoltare le cose più interessanti. Oggi si conclude questo secondo ciclo, speriamo che ce ne sarà un altro, lo vedremo e parleremo oggi con la Giada Molinari, anzi lei parlerà anche qua vicino di me, l'archeologa Giada Molinari, sulle ricerche dell'Università di Genova ad Acco fra 2006 e 2018. Non vi svelo niente, io avevo già chiesto qualcosa, ma le domande le facciamo alla fine. Grazie a tutti, buon ascolto. Buonasera a tutti. Allora, io inizio ringraziando moltissimo Davide, anche a nome del professor Benente, che mi ha delegata qui stasera a presentarvi quelli che sono un po' i risultati di queste ricerche che l'Università di Genova ha avuto l'occasione di poter svolgere appunto ad Acco in stretta collaborazione con l'Israel Antiquities Authority. In particolare queste ricerche sono state svolte dal mio professore, che è il professor Fabrizio Benente dell'Università di Genova, che si occupa, tra le altre cose, dello studio degli insediamenti genovesi nel Levante latino, e Eliezer Stern, che è stato per anni diciamo, il funzionario dell'Israel Antiquities Authority presso la città di Acco, e sua moglie Edna Stern, che attualmente fa parte del Leon Recanati Institute for Maritime Studies dell'Università di Haifa. Appunto, oggetto di queste ricerche è stato lo studio del quartiere dei genovesi ad Acri in epoca crociata, e quindi questo ha permesso all'Università di Genova di poter studiare un contesto molto particolare, perché come vedremo la città di Acri ha una storia che ha permesso una conservazione straordinaria sia dal punto di vista architettonico, quindi proprio dei muri, sia dal punto di vista archeologico. E allora, qui abbiamo due foto di work in progress. Questo è il professor Benente, che è questo che vedete anche qui. Lui è Eliezer Stern e lei è Edna, che vediamo anche in questa foto. Qui ci sono anche io, di qualche anno più giovane, perché io sono potuta scendere nel 2017. E niente, quindi iniziamo. Allora, io avrei organizzato il mio intervento con una piccola introduzione storica, così capiamo un pochettino come si sono mosse le nostre ricerche, per poi entrare proprio più nei dati di scavo. Allora, cominciamo dicendo perché Acri è stata così importante, soprattutto diciamo in epoca crociata, perché la città di Acco si colloca geograficamente esattamente diciamo sullo sbocco naturale, quindi al fondo di questa valle che mette in comunicazione il Mar Mediterraneo con la valle del fiume Giordano e con la Cisgiordania. Quindi ha sempre avuto un ruolo, una posizione fondamentale dal punto di vista commerciale. Qui vediamo come la città di Acco, qui è segnata, vedete segnata la parte della Old Acco, si trova all'estremità settentrionale del Golfo di Acri, e mentre sul lato opposto, diciamo, c'è la città di Haifa, che oggi è forse il più importante porto commerciale dello Stato di Israele, e che condivide con Acco, oltre al Golfo, un pochettino di storia, in quanto noi sappiamo che Haifa è anche città molto antica, perché nasce nel VI secolo, ma acquisirà importanza solamente in epoca crociata, e per i genovesi l'acquisirà un po' alla fine della nostra storia in realtà, perché i genovesi a un certo punto nel XIII secolo, vedremo, verranno cacciati da Acri e si dovranno spostare in altre città, e la loro prima meta, la loro prima scelta sarà appunto la città di Haifa.
Qui vediamo invece una pianta dell'Acco moderna. Allora, i dati archeologici che cosa ci dicono? Ci dicono che in realtà l'evoluzione della città è stata un pochettino variopinta, diciamo così. Questo perché i dati di scavo ci dicono che il più antico insediamento della città di Acri è collocato qua, in corrispondenza di quello che oggi è noto come Tel Acco. Qui sono state rinvenute delle evidenze che sono databili all'età del Bronzo Medio, che si data tra il 2000 a.C. e il 1750 a.C. E già da allora questo primo villaggio aveva un'importantissima funzione commerciale. Che appunto abbiamo detto è un po' il filo conduttore di tutta l'evoluzione della città di Acri. Notiamo subito invece come quella che oggi conosciamo come Old Acco, la città vecchia, che coincide all'incirca con la città crociata, invece ha una posizione completamente diversa, completamente rivolta verso il mare. Da archeologa che studia l'evoluzione dei centri urbani è interessante notare come l'insediamento di età protostorica abbia la stessa funzione di quello di età medievale, ma si collochi in una posizione strategicamente completamente diversa, perché è un po' l'equivalente di quelli che in Liguria noi chiamiamo i castellari, cioè questi insediamenti che si vanno a posizionare su una zona sopraelevata che permette di essere facilmente difendibili e di poter controllare perfettamente tutto il territorio circostante. Invece poi la città crociata si andrà ad affacciare completamente, almeno su due lati, sul mare. E qui abbiamo due foto della città di Acri. Oggi vediamo qui una parte del porto della Old Acco con queste mura di età ottomana che si affacciano direttamente sul mare. E invece qui vediamo la parte della città moderna invece che presenta un'architettura completamente diversa. Quindi le fonti archeologiche ci dicono che la città di Acri nasce più o meno intorno al 2000 a.C. e questo ce lo confermano anche un pochettino le fonti scritte, che sono un pochettino la base da cui un archeologo deve partire per avviare le sue ricerche. Quindi noi cosa sappiamo? Che il nome di Acco compare nei testi dell'antica Ebla, insieme a Biblos, Sidone, Ashdod e Gaza. Compare nelle lettere dell'archivio egiziano di Amarna. Sappiamo che nel VI secolo a.C. Cambise di Persia ne favorì lo sviluppo utilizzandola come base marittima e che poi nel IV secolo a.C. venne conquistata dai Tolomei e in particolare sotto il regno di Tolomeo II Filadelfo prende il nome di Tolemaide. Quindi da questo momento in poi noi le fonti la troviamo chiamata in un'altra maniera. E manterrà questo nome fino alla conquista araba nel VII secolo d.C. Il porto di Acri viene ricordato come importantissimo già nel III secolo a.C., quando i papiri di Zenone lo menzionano riguardo il commercio di schiavi, olio, fichi secchi, pesce, grano, carni, melograni e tutta una serie di altri prodotti che venivano importati ed esportati da diverse zone del Mar Mediterraneo, come ad esempio dalla Grecia. E nel III secolo a.C. sappiamo che nella città aveva sede una florida comunità ebraica che conviveva con greci e con fenici. All'interno delle fonti un pochettino successive, Acco è ricordata per la cattura di Gionata Maccabeo nel II secolo a.C. e viene poi menzionata da Giuseppe Flavio nelle vicende della prima guerra giudaica. Quindi diciamo che le fonti ci raccontano una continuità di vita di questo piccolo centro urbano. E sappiamo che fu anche precoce sede di una comunità cristiana che aveva un suo vescovo che fu presente al Concilio di Nicea nel 325. Passiamo adesso alla fetta di storia della città che ci interessa un pochettino di più appunto per le nostre ricerche. Allora sappiamo che nell'XI secolo Acri continua ad essere uno dei più importanti scali della Palestina e che dopo la presa di Gerusalemme nel 1099 diventa uno degli obiettivi principali dell'esercito crociato di Baldovino I, che con il determinante aiuto della flotta genovese prende la città nel maggio del 1104. In seguito alla battaglia di Atti e alla caduta di Gerusalemme nelle mani del Saladino,
verrà conquistata anche Acri, che però verrà riconquistata da Riccardo Cuor di Leone nel 1191 e a quel punto diventerà capitale del regno di Gerusalemme. È funesta poi la data del 28 maggio 1291, data in cui la città cade definitivamente nelle mani dei Mamelucchi, in particolare del sultano mamelucco al-Asharaf. La caduta di Acri viene ricordata come un evento che sconvolse il Mediterraneo sia nelle fonti occidentali che in quelle orientali. Una delle testimonianze, diciamo, più famose è quella di Giovanni Villani nella Nuova Cronica, che sottolinea come per la perdita di Acri non rimase nella Terra Santa né una terra per i cristiani. E la città di Acri viene ricordata a malincuore come porto d'ogni mercantanzia, sì del Levante come nel Ponente, e di tutte le generazioni del mondo usavano per fare mercantanzia. Quindi proprio un luogo in cui si incontravano e mercanteggiavano persone provenienti da tutto il mondo allora conosciuto, quindi da tutto il Mediterraneo. A questo punto, dopo la caduta di Acri nelle mani dei Mamelucchi, la città cade in abbandono e rimane nello stato di rovina fino al XVII secolo. Questo è il motivo per cui, come vi dicevo prima, si sono preservate in maniera abbastanza importante sia le murature e le strutture di età crociata che i resti archeologici. Sappiamo che nel 1697, appunto, grazie a un diario di viaggio che scrive Henri Mondrel, la città di Acri era costituita semplicemente da una moschea, un caravansedaglio e poche case. E praticamente tra le rovine di quella che era stata una delle più importanti città crociate emergevano solamente le rovine del complesso degli ospedalieri di San Giovanni, ed è proprio questo il motivo per cui da quel momento in poi viene ricordata comunemente come San Giovanni d'Acri. Allora, nel XVII secolo, per volere dell'emiro Druso Paradin, la città viene riedificata e gli archeologi hanno trovato delle vistose evidenze di questo. Qui vediamo però come la città ottomana, che viene ricordata, quella che oggi viene conosciuta come la Old Akko, abbia un'estensione, la vedete qui, e questa è disegnata un pochettino più scura, molto minore rispetto a quella che doveva essere la città crociata, di cui vediamo le mura invece in questa posizione decisamente più arretrata rispetto al mare. Sempre nel XVIII secolo dobbiamo ad Amel el-Jazer la costruzione di quelli che oggi sono alcuni dei monumenti più visitati della città di Acri. Vediamo per esempio questo caravansedaglio monumentale. Il caravansedaglio erano delle strutture che servivano per il ricovero dei mercanti, cioè i mercanti arrivavano, potevano parcheggiare provvisoriamente, diciamo così, le bestie e le merci al pian terreno e loro potevano dormire ai piani superiori. Oppure a lui si deve la costruzione della moschea di El Zazar, che oggi è insomma, la cui cupola verde oggi è uno proprio degli elementi che caratterizzano il paesaggio urbano di Acri e che dopo quelle di Gerusalemme è una di quelle più grosse di Israele. E infine abbiamo la cittadella. Allora, la storia della cittadella è piuttosto particolare perché ci riporta di nuovo al nostro racconto storico, in quanto nonostante appunto la città venga riedificata, continua a venire attaccata e assediata. Napoleone la assedia nel 1799, Ibrahim Pascià la assedia di nuovo nel 1831, e nel 1918 entra a far parte del mandato britannico per la Palestina. In questo momento la guarnigione inglese che va di stanza ad Acri si installa proprio all'interno di questa struttura, che è una struttura militare che era stata costruita in epoca ottomana, quindi siamo sempre nel XVIII secolo. Queste strutture
insistono esattamente sopra il famoso complesso dei Cavalieri di San Giovanni di cui vi parlavo prima. Quindi c'è una continuità, già qui vediamo che c'è una continuità di utilizzo delle stesse strutture che nel tempo vengono riadattate alle esigenze e progressivamente riutilizzate. Allora, questa è la città di Acri oggi. Al meglio la Old Acco di oggi, perché la città di Acri, come abbiamo visto, è molto più ampia. Vediamo come si affaccia completamente sul mare. Adesso questa è presa con le mura ottomane alle spalle e il mare davanti, e vediamo che ha il porto in questa posizione. Allora, ma come facciamo noi a capire, cercare di capire come poteva essere la città di Acri in epoca crociata? Bene, al tempo ovviamente le foto non esistevano, quindi l'unico modo che abbiamo è rivolgerci alla cartografia dell'epoca. Adesso, questa che vi faccio vedere adesso è quella immediatamente dopo, la cartina immediatamente successiva, sono entrambe delle riproduzioni di carte che si datano alla metà del XIII secolo, alla metà del 1200, e sono praticamente delle istantanee del momento di massima espansione della città di Acri, e soprattutto una situazione che di lì a poco, se noi vogliamo studiare gli insediamenti genovesi, finirà, perché qui siamo alla metà del 1200 e nel 1258, dopo la guerra di San Saba, come vi dicevo, i genovesi verranno cacciati da Acri e quindi la situazione all'interno della città cambierà drasticamente. Vedete che abbiamo, allora qui è sempre il promontorio che vi facevo vedere prima, il porto continua ad essere in questa posizione, noi prima la foto la vedevamo girati verso di qua, e vediamo le mura crociate che cingono la città e tutta una serie di edifici con le scritte adesso poco leggibili in questa foto che caratterizzano il paesaggio urbano. Se noi andiamo a vedere l'altra planimetria, vediamo che di nuovo abbiamo il nostro promontorio, le nostre mura crociate che cingono la città, e poi abbiamo tutti questi lotti, tutti questi quartieri che caratterizzano il paesaggio urbano. Ebbene, questi quartieri sono i lotti di terra che il Regno di Gerusalemme aveva assegnato innanzitutto agli ordini principali, quindi ai Cavalieri Templari, ai Cavalieri Teutonici e ai Cavalieri di San Giovanni, e poi a tutte le città che al tempo detenevano il monopolio dei mercati, quindi i veneziani, i pisani, grazie, gli amalfitani e i genovesi. In seguito gli studi sono stati enormemente aiutati dall'avvento della fotografia aerea. Questa è una delle prime fotografie aeree di Acri, è stata utilizzata da Benjamin Kedar per appunto capire dove potevano effettivamente essere le mura crociate. Adesso calcolate che queste sono le mura della Old Acco, prima che venissero scavate e valorizzate. Le mura crociate corrispondono a questi solchi più scuri nel terreno che si intravedono qua dietro. Quindi vediamo che questa è la base su cui poi hanno fatto quella ricostruzione che vi ho fatto vedere prima, in cui è evidente che la città crociata era almeno il doppio della Old Acco attuale. Ed eccola qui. Questa qui è una planimetria in seguito a vari scavi che sono stati svolti in città, che appunto ci mostra dove dovevano essere collocati i diversi quartieri che vi citavo prima. Vediamo il quartiere dei Templari proprio in fondo appunto in prossimità del mare. Il complesso degli ospitalieri di San Giovanni in posizione più arretrata, come vi dicevo prima. Poi vediamo il quartiere veneziano e il quartiere pisano, che sono immediatamente prospicienti al porto, e il quartiere genovese, che invece è disposto al centro. Questo già stupisce, perché Genova era una delle repubbliche marinare in quel periodo, e invece non le viene concesso un lotto di terreno che avesse uno sbocco sul mare. Allora, qui vi ho messo 2 o 3 slide perché
tutti i vari scavi che sono stati svolti ad Acco hanno avuto il merito da parte di chi li ha gestiti di essere poi valorizzati, quindi di essere poi in qualche modo resi fruibili al pubblico, il che non è per niente scontato quando si tratta di archeologia urbana, quindi quando si tratta di scavi che vengono eseguiti in pieno centro urbano, perché spesso cozzano con lavori edili di vario genere. Qui vi ho messo qualche foto, questo è il borgo di Monmusart, che appunto era vicino alle mura di epoca crociata. Questo in realtà è l'unico su cui poi hanno edificato l'Ilni Shafi Educational Campus, e praticamente hanno messo in luce tutte queste strutture che testimoniano come la città è cambiata dopo la riconquista del 1191, quindi dopo la conquista da parte di Riccardo Cuor di Leone. Prima abbiamo dei lotti decisamente più piccoli, probabilmente abitativi e probabilmente appartenenti a privati, che dopo il 1191 diventano un grosso edificio monumentale. E quello che è interessante è che all'interno hanno trovato tutti questi marmi colorati che vedete qua sopra, che sono attribuibili a precedenti edifici di epoca romana e bizantina. Quindi indirettamente questo scavo ci racconta come la città di Acri sia sempre stata occupata. Qui invece abbiamo delle foto sempre del complesso dei Cavalieri di San Giovanni. Si tratta di uno degli scavi più grossi che hanno fatto, anzi del più grande che hanno fatto ad Acri. Appunto nella zona della cittadella è stato possibile ricostruire l'intero complesso, che è esteso ben 4.500 metri quadrati. Adesso non è stato scavato tutto, ma è stata ricostruita l'intera planimetria, e alcune sale, soprattutto quelle di rappresentanza, quindi quelle in cui i Cavalieri di San Giovanni svolgevano le loro funzioni pubbliche, sono state rese fruibili al pubblico. Ne vediamo qui due foto, poi appunto è stata studiata tutta questa illuminazione molto scenica, insomma sono strutture abbastanza d'effetto. Uno però delle attrattive turistiche più visitate è il cosiddetto tunnel dei Templari, cosiddetto perché si tratta semplicemente di un passaggio voltato che probabilmente aveva un uso militare, che si trova nella parte meridionale della città e che è stato reso appunto percorribile, e che oggi è una delle mete preferite dai turisti. Ma passiamo ora un po' al cuore della presentazione, ossia quali erano come erano i possedimenti genovesi nella città di Acri. Allora, qui vedete di nuovo la pianta che vi avevo messo prima. Questa volta però è indicato il punto dove ci dicono essere il quartiere dei genovesi ad Acri. Allora, noi sappiamo dalle fonti che dopo la conquista di Acri nel 1104, Baldovino I cede ai genovesi, o meglio gli Aunuensi Ecclesi e Beati Laurenzi, un terzo della città, un terzo del reddito del porto della città, un terzo del territorio circostante e una rendita di 300 bisanti l'anno. I bisanti sono una moneta di tipo imperiale. Allora, quindi vediamo che i genovesi, dopo la conquista del 1104, ottengono una quota sostanziosa di beni. Questo in realtà stupisce, in quanto noi sappiamo da un'altra fonte, ossia Alberto di Aquisgrana, che nel corso dell'assedio di Acri i genovesi, accecati dalla cupidigia, si sarebbero dati al saccheggio e all'uccisione di numerosi abitanti, contravvenendo a quelli che erano stati gli accordi precedenti. Nonostante loro abbiano un po', ecco, non si siano comportati proprio come era stato pattuito, Baldovino I gli cede tutti questi beni, il che vuol dire che probabilmente il loro apporto, soprattutto dal punto di vista della flotta, doveva essere stato abbastanza ingente.
Poco sappiamo in realtà di quello che, di quelli che erano i possedimenti genovesi prima del 1187, ne sappiamo molto di più dopo, in quanto noi inizialmente questi beni in Terra Santa venivano gestiti da una famiglia genovese, gli Embriaci, che è appunto una delle prime famiglie importanti di Genova, soprattutto in questo periodo, perché Guglielmo Embriaco, spesso chiamato Embriaco da chi non sa, non sa bene come, ebbe un ruolo fondamentale nel corso della prima crociata. Ebbene, man mano gli Embriaci, diciamo, mollano la presa nella gestione di questi beni, che man mano passano al comune e vengono affidati a dei podestà o comunque a dei funzionari. Nel 1222 Genova si rende conto che forse lasciare così libera la gestione di questi beni, libera nel senso poco controllabile dal potere centrale, forse non era proprio la migliore delle scelte, e quindi decide di commissionare, di far redigere un inventario delle proprietà genovesi ad Acri, che viene terminato nel 1249. Quindi questo documento è praticamente un elenco di tutti i beni genovesi ad Acri poco prima della guerra di San Saba, quindi proprio nel momento della loro massima espansione all'interno della città. E cosa ci dice? Ci dice che hanno ben 19 case, 7 palazzi, 2 torri, 17 magazzini commerciali, 6 botteghe e 6 banchi. A privati cittadini genovesi appartengono 38 case. Questi beni venivano affittati dal comune di Genova soprattutto nel periodo del passagium, ossia in quel periodo dell'anno in cui i mari e i venti erano particolarmente favorevoli alla navigazione. E niente, quindi questo garantiva una rendita di circa 1406 bisanti, che detti così potrebbero sembrare molti, in realtà lo stesso calcolo è stato fatto sui beni veneziani e Venezia ne guadagnava più del doppio. Hanno provato anche a capire più o meno quanti potevano essere gli effettivi genovesi presenti ad Acri, e praticamente viene detto che durante la guerra di San Saba il comune di Genova aveva 800 uomini armati, ma 200 di questi provenivano da Gibelletto e diversi dall'area suburbana, quindi effettivamente i genovesi che vivevano in Acri non dovevano essere così tanti. Passando invece agli edifici, diciamo, pubblici che erano presenti nel quartiere dei genovesi, le fonti ci citano una chiesa di San Lorenzo, una Turis Vetera, vicina alla chiesa di San Lorenzo, una torre nuova, una piazza e una strada coperta. Vedete che io ve l'ho segnata in giallo, questa ruga coperta che comprendeva 3 palazzi che vengono definiti imponenti. Ecco, una strada detta De Tribus Meagis, una seconda Turis Vetera, un forno e un giardino. È stata proprio questa strada coperta a catalizzare un pochettino l'attenzione degli studiosi, ed è stata proprio l'oggetto di questo progetto congiunto tra l'Israel Antiquities Authority e l'Università di Genova. La definizione di strada coperta per un genovese non è così nuovo, in quanto vedete questa foto che vi indico adesso, questa è il Sottoripa di Genova. Genova, non so se vi è mai capitato di andarla a visitare, ha questa infilata di palazzi fronte mare, davanti a quello che era il porto medievale, che hanno questo porticato aperto davanti che serviva proprio per le botteghe, e poi piani alti che servivano per le abitazioni. Quindi quando ci si è approcciati allo studio della ruga coperta, si immaginava di doversi trovare davanti a un edificio simile. Un altro esempio è quello fotografato sotto, che è un'altra strada coperta che contemporaneamente a quella di Acri viene costruita a Gerusalemme. E comunque abbiamo detto che determinante fu questa guerra di San Saba. La guerra di San Saba rientra nel quadro
appunto delle guerre tra Genova e Venezia, e viene vissuta da Acri come una vera e propria guerra civile, in quanto le fonti ci dicono che per strada si fronteggiavano in continuazione soldati genovesi, veneziani, cavalieri templari, cavalieri teutonici, in sostanza appunto una guerra, una piccola guerra civile che vide alla fine la disfatta dei genovesi, che a quel punto vennero cacciati da Acri e i loro beni vennero appunto assorbiti dalle altre città e dagli altri ordini. E vedremo che gli scavi hanno evidenziato come questo evento abbia lasciato dei segni sulle strutture. Prima di arrivare agli scavi urbani facciamo un piccolissimo viaggio nei possedimenti rurali genovesi, perché prima vi ho detto che appunto a Genova viene ceduta la terza parte dei terreni circostanti la città di Acri. Ebbene, durante le ricognizioni sono queste passeggiate che gli archeologi amano fare all'aria aperta alla ricerca di questi oggetti di epoca antica che per qualche motivo si trovano ancora in superficie. Ebbene, nei dintorni di Acri sono stati rinvenuti queste pietre. Si chiamano cipi, i cipi confinari, cosiddetti cipi confinari, e praticamente sono delle specie di cartelli stradali, diciamo così, dell'antichità, che servivano per delimitare le proprietà. Quindi generalmente venivano infissi nel terreno, da un lato avevano inciso il nome di un proprietario e dall'altra parte avevano inciso il nome dell'altro proprietario. Vediamo che su 3 trovati in questa zona, 2 recano proprio la scritta Janua, quindi questi probabilmente delimitavano proprio i possedimenti genovesi fuori dalla città, che delimitavano questo distretto, che era vicino a quello sempre era vicino a quello degli ospitalieri. Ma la maggior parte delle ricerche hanno proprio riguardato il quartiere all'interno della città. Diversi sono stati gli studiosi che nel corso del tempo hanno provato a ricostruire la topografia antica di Acco. Qui vediamo queste diverse linee, sono varie ipotesi di quanto doveva essere grande questo quartiere dei genovesi all'interno della città, e vediamo che più o meno che il Kensten e il Benvenisti concordavano su un limite meridionale in questa posizione. E invece l'unico che era un pochettino in disaccordo era il Jacobi, che invece pensava che si trattasse di una struttura cioè di un quartiere molto più ampio. E adesso appunto andremo a vedere chi poi aveva avuto ragione. Comunque tutti concordano sul fatto che doveva esserci all'interno una grossa strada comune che tagliava in due il quartiere e appunto andava a finire in questa ruga coperta all'interno della città. A questo punto vengono fatti diversi sopralluoghi all'interno della città, ed è proprio grazie al Kensten, che era uno di quelli che sostengono che il limite della città era in questa posizione, insieme al Kedar, hanno individuato come appunto loro hanno cominciato a osservare tutti i muri e le strutture della città antica, e hanno individuato 2 edifici che sembravano avere delle murature che potevano essere pertinenti a strutture di epoca crociata. Sono quelli che vedete qua sotto, che il Kedar chiama edificio numero 44 e l'edificio numero 52. Perché questi potrebbero essere appartenenti al quartiere dei genovesi? Perché si trovano vicino a una chiesa che oggi è dedicata a San Giorgio, e che sono tutti comunemente d'accordo sul fatto che deve trattarsi della chiesa di San Lorenzo di epoca crociata, quindi quella che apparteneva alla città di Genova. Questa è la chiesa di San Giorgio oggi, appartiene alla chiesa ortodossa. Qui vediamo di nuovo il nostro edificio 44 e l'edificio 42, è un'ipotesi di dove poteva passare questa strada. Dei nuovi sopralluoghi che vengano fatti di nuovo dal Kedar, questa volta insieme a Eliezer Stern,
individuano una serie di edifici tra i primi due che vi ho citato. Allora, questo edificio 44 corrisponde al settore 1, l'edificio 52 corrisponde al settore 6 e loro in mezzo individuano tutta una serie di altri edifici che potrebbero avere dei muri o comunque delle evidenze appartenenti a questa strada coperta genovese. E a questo punto entrano all'interno degli edifici. Il primo degli edifici che loro visitano è appunto questo edificio 44, quindi il primo. Praticamente il 44 e il 44A, che vabbè è sempre qui, e comunque si accorgono che all'interno sono presenti questi muri, questi, che possono essere attribuiti a un imponente edificio di epoca crociata e quindi li attribuiscono a uno dei 3 edifici che le fonti ci dicono essere appartenenti a questa ruga coperta genovese. Che cosa notano però anche? Che vedete che qui c'è un arco, che è lo stesso che c'è qui. Questo a un certo punto è stato, si dice tamponato in gergo archeologico, quindi a un certo punto questo varco viene chiuso. E oltre a questo si accorgono che la quota su cui loro camminano mentre sono all'interno di questo edificio 44 è 2 metri più bassa rispetto alla quota della strada esterna. Quindi sono di fronte ad un edificio decisamente imponente, cioè guardate l'altezza dell'omino rispetto al varco. Si trattava di un varco di una struttura decisamente monumentale. Questo è sempre l'edificio 44, man mano individuano altri archi che vedete, questi conci belli squadrati delimitano un altro arco, all'interno di nuovo ad un certo punto tamponano questo arco decidendo che non era più utilizzabile, almeno così come era. E inoltre individuano altri varchi e altri passaggi che nel corso del tempo erano stati colmati da una serie di macerie. Vedete che qui sono in fotografia. Queste sono altre delle macerie e questa è un'altra foto in cui vi si fa vedere, notare come il piano di calpestio della strada sia questo, il piano di calpestio interno dell'edificio è questo qua. Quindi l'edificio 44 sicuramente sorge sopra delle murature di epoca crociata che hanno degli archi monumentali che a un certo punto per un qualche motivo vengono chiusi perché probabilmente si pensava che non fossero più utili così come erano fatti. Le fondamenta di questa casa vengono riempite con queste macerie e si decide di rialzare il piano di calpestio. Dopodiché si decide di fare dei nuovi scavi archeologici in questa posizione, quindi tra il settore 2 e il settore 4. In questa zona praticamente si notava come la quota della strada scendesse in maniera vertiginosa, cioè dal 2 verso il 4 c'era questa discesa abbastanza marcata. E quindi gli archeologi israeliani e genovesi hanno deciso di provare a verificare com'era la situazione in questa zona e si accorgono che togliendo il manto stradale si trovavano praticamente sulla cima di alcuni ambienti, sempre di epoca crociata, che avevano il pavimento di nuovo intorno ai 4-6 metri sotto, quindi in sostanza sotto la strada attuale c'erano degli edifici completamente coperti. Purtroppo per motivi di statica non hanno potuto proseguire gli scavi in questa posizione e quindi hanno deciso di rivolgersi all'altro edificio che era già stato individuato come buono, diciamo così, ossia l'edificio 52. Ok, mi sono dimenticata di dirvi che nell'edificio 44, vedete, questa è la pianta fatta dal Kedar, vedete che qui lui disegna questi triangolini che corrispondono a delle nicchie che lui vede nelle mura e che lui ipotizza, e avendo ragione, che si tratti di feritoie, quindi di
di apertura all'interno del muro per gli arcieri o comunque per qualcuno che doveva controllare e poter avere la possibilità di colpire qualcuno al di fuori. Il Kensten ipotizza che anche all'interno dell'edificio 52 ci siano queste feritoie. Al momento non si può sapere perché nell'edificio 52 attualmente c'è un ristorante, quindi scavi archeologici non se ne possono fare. Ovviamente le pareti sono imbiancate e quindi al momento questa rimane un'ipotesi probabilmente vera. A questo punto, non potendo indagare l'edificio 52, si decide di provare a scavare all'interno dell'edificio immediatamente di fianco, in modo da poter vedere le murature dell'edificio 52 dall'altra parte, sostanzialmente. Ed è così che prende l'avvio lo scavo di quella che viene comunemente chiamata la House Becky, che è quella che vedete in foto, che è un edificio di epoca ottomana. Che cosa si sapeva al tempo? Si sapeva inizialmente solo che c'erano delle murature, che qui vedete indicate con la freccia, che sono queste, che avevano una tecnica costruttiva che adesso poi vi farò vedere meglio, che si chiama tecnica del bugnato, e chi appunto studia le costruzioni genovesi la conosce molto bene perché è un tipo di tecnica di costruzione che vi faccio vedere. Allora, questa è la House Becky dopo che l'hanno liberata da tutto quello che c'era dentro e vedete che effettivamente emergono questi lembi di muratura costruiti con questi blocchi molto molto grossi. Qui lo vedete bene. Ecco, il bugnato è questa tecnica costruttiva che richiede appunto l'impiego di questi blocchi, grossi blocchi squadrati che si caratterizzano perché hanno, vedete, questo cordolo intorno e poi in centro sono lavorati a martellina come se avessero dei cuscini fuori, diciamo così, più o meno marcati. Ed è un tipo di tecnica costruttiva che è proprio tipica delle strutture monumentali genovesi. Ecco, quindi iniziano le letture, appunto, si dice lettura dei muri, ossia gli archeologi entrano all'interno di questa struttura e cominciano a segnare ed individuare i lembi di muratura che potrebbero appartenere effettivamente a strutture di epoca crociata e cominciano ad individuare, ecco vediamo qua, vedete segnata qui, anche queste nicchie che sono simili a quelle che erano state individuate dal Chedar nell'edificio 44, che sembrano effettivamente essere attribuibili a delle feritoie. Questa corrisponde a questa. Qui vedete molto bene il bugnato, vedete questi blocchi squadrati più sottili all'esterno con questo cuscino lavorato a martellina all'interno. E così tra il 2007 e il 2009 inizia la prima campagna di scavo effettiva all'interno della House Becky. Inizialmente si scava un vano in cui si poteva praticamente scavare un settore parallelo all'andamento di questa ruga coperta, sperando di riuscire a trovare delle murature di epoca crociata. Ebbene, che cosa trovano gli archeologi? Innanzitutto una serie di pavimenti, questi sono tutti pavimenti attribuibili all'epoca ottomana, e al di sotto vedete qui e vedete anche qui, comincia a emergere di nuovo questo enorme strato di macerie, che cosa vuol dire? Di nuovo che gli edifici che si trovavano sotto e su cui si appoggiava materialmente la struttura di epoca ottomana, a un certo punto erano risultati non più utilizzabili così come erano e quindi loro avevano riempito questi vani di macerie per costruirsi dei nuovi pavimenti. Lo scavo poi riprende nel 2015, a questo punto scavano un altro vano che è perpendicolare a quello scavato nel 2007 e qui cominciano ad apparire le meraviglie, nel senso che qui vediamo sempre il nostro muro abugnato che man mano emerge da un lato e dall'altro con queste feritoie che alla fine si calcola si trovavano a 2 metri d'altezza rispetto al piano stradale. Emergono di nuovo i nostri pavimenti con gli strati di crollo sotto, quindi su quello ormai insomma quella parte di stratigrafia ormai è ben conosciuta. Ebbene, emerge
che, allora, questa porzione di muro qua è questa che vedete nel rilievo. Questo grosso arco che voi vedete qui corrisponde ad un edificio monumentale, scusate, ad un'apertura monumentale posta vicino ad un edificio molto grosso che sta sotto l'edificio 52, quindi in sostanza l'angolo, poi dopo lo rivediamo meglio con la ricostruzione, l'angolo di questa ruga coperta aveva un grosso edificio quadrangolare su cui oggi c'è l'edificio 52 e vicino c'era questo grosso ingresso monumentale che vedete così, cioè così, che a un certo punto viene anch'esso tamponato, ma quello che è interessante è che viene chiuso con dei blocchi, con dei conci che sono uguali a quelli originali. Quindi questo cosa vuol dire? Che a un certo punto questa struttura è crollata o è stata distrutta e allora hanno riutilizzato lo stesso tipo di materiale, gli stessi conci che erano crollati per rendere funzionale l'edificio dopo probabilmente l'epoca crociata o forse alla fine dell'epoca crociata, questo ancora non lo sappiamo. Ecco, questo è lo scavo del 2015, questo muro qui e questo muro qui, questo è il varco monumentale e questo è l'edificio 52. Quindi vedete c'è questo grosso blocco con questo varco monumentale e il muro poi prosegue in questa direzione. Al che di nuovo nel 2015 gli scavi hanno una pausa, ma è nel 2018 che arriva la sorpresa, nel senso che nel 2018 la sinagoga di Ramhal, che è proprietaria della Uzbeki, comunica all'Israel Antiquity Authorities che intende allestire all'interno della Uzbeki il Visitor Center del Museo della Storia della Comunità Ebraica di Gerusalemme. E quindi qui che arrivano i fondi e arriva la possibilità di fare uno scavo questa volta veramente di grandi dimensioni, ed è per quello che è il 2018, perché nel 2018 prende avvio e finisce il progetto di valorizzazione della Uzbeki, di cui qui vedete il progetto di valorizzazione e quali erano le idee iniziali di allestimento. Quindi a questo punto gli archeologi possono finalmente sbancare tutta la Uzbeki. Qui vedete alcune delle foto di scavo. Le foto che vi sto facendo vedere sono inedite attualmente, quindi ecco, diciamo che siete siete molto fortunati a vederle. Qui appunto vediamo gli archeologi che scavano, hanno i piedi sui pavimenti di cui vi parlavo prima e vedete quanto stanno scendendo rispetto al piano di calpestio attuale. Ebbene, lo scavo del 2018 questi sono sempre dei lavori del foto del work in progress. Lo scavo del 2018 ha messo in evidenza come appunto nel XVIII secolo, quando si decide di riedificare la città di Acri, ovviamente non è che si è raso tutto al suolo per ricostruire tutto ex novo. Si decise di ricucire e di sfruttare gli edifici che già c'erano, ossia gli edifici di epoca crociata. E nel caso di Uzbeki, appunto, hanno costruito tutte queste murature che riunirono le mura di epoca crociata in modo da creare però degli edifici abitativi, quindi dei lotti decisamente più piccoli. Questo è un caso particolare, questo è un pozzo di epoca ottomana e proseguendo, scavando il pozzo, praticamente si sono accorti che intercettava una cisterna per la raccolta dell'acqua di epoca crociata, quindi sfruttarono anche tutte le infrastrutture della città vecchia. E qui vedete appunto questa cisterna. Qui sono di nuovo appunto delle foto in corso di scavo, vediamo queste strutture ottomane
che cuciono assieme i muri, questo è il muro di epoca crociata, non si vede benissimo qui, con questi blocchi, e il muro ottomano si appoggia alla struttura di epoca crociata. Questo invece è un pozzo di epoca crociata che poi vi faccio vedere anche nella ricostruzione. Ebbene, quindi, tirando un po' le somme di questi lembi di muro che gli archeologi hanno trovato in giro appunto per questi edifici nella città di Acco. Ebbene, aveva ragione il Kensten quando pensava che l'edificio 44 e l'edificio 52 facessero effettivamente parte di questa ruga coperta, perché effettivamente è vero, e adesso lo vedremo meglio. Non sappiamo ancora se questi edifici erano effettivamente gli angoli di questa ruga coperta o se erano semplicemente degli edifici di passaggio. Il fatto che ci siano delle feritoie però fa pensare che più che una strada coperta come quelle che vi ho fatto vedere prima in sottoripa, si tratti di una struttura fortificata e che quindi fosse effettivamente appunto, il limite del quartiere genovese che confinava con quello dei veneziani o con quello dei pisani, mi sembra. Anche la presenza di questo edificio 50, che è una torre, fa pensare proprio che si tratti di una struttura pseudo-militare, perché avere una torre in questa posizione con un varco monumentale qui praticamente permetteva di avere un maggiore controllo su eventuali truppe che avrebbero dovuto, insomma, una torre qua osteggiava l'ingresso di eventuali truppe nemiche rispetto all'edificio monumentale qui. Quindi tutto fa pensare che si tratti di una struttura fortificata. Qui vediamo una prima ricostruzione, quindi rende un pochettino più chiaro tutto quello che vi ho raccontato fino ad adesso. Quindi vediamo queste nicchie, queste feritoie con un ingresso monumentale e come vi dicevo, con degli edifici aggettanti, si dice, quindi più grossi, più sporgenti rispetto a questa ruga coperta. Vedete che qui ci ricordano che questo ingresso a un certo punto viene chiuso. E quindi, siccome l'archeologo alla fine scava per fare storia, ci si è chiesti perché a un certo punto si sia deciso di chiudere questi varchi monumentali. Ebbene, le risposte erano due: o la guerra di San Saba o la presa di Acqua da parte dei Mamelucchi. Ebbene, al momento l'ipotesi di lavoro sulla base delle fonti scritte che ci raccontano come nel 1260 nella città di Acri vennero costruiti appunto delle nuove clausure portarum, quindi vengono costruite queste chiusure delle porte, letteralmente, traduzione letterale, è probabile che si sia di fronte agli esiti di questa guerra di San Saba, che era avvenuta pochi anni prima, piuttosto che agli ultimi tentativi di difesa della città contro i Mamelucchi. Dopo questa prima ricostruzione vi faccio vedere questa, che è più, diciamo, più esplicativa. Qui vedete le nicchie, le feritoie, che come vi dicevo erano a 2 metri di altezza rispetto al piano stradale, quindi permettevano a un arciere di poter puntare bene verso eventuali truppe nemiche. Una torre monumentale vicina, sopraelevata rispetto alla cinta muraria, e qui vi evidenzia a che quota doveva essere il piano di calpestio in epoca crociata e dove invece mettiamo i piedi noi oggi. Di seguito alcune foto di come oggi è Ausbeki, che come vi dicevo appunto è museo della storia della comunità ebraica di Acri. Quello che diciamo che su cui si è stati molto attenti è stato che il museo ha un contenitore che a sua volta ha una storia e quindi si è deciso di creare un'esposizione che faccia capire la storia del contenitore oltre che raccontare una storia al suo interno. E questa era la prima parte. Quanto tempo ho ancora?
Poco, ho Quanto finito. tempo volevi ancora? Ma ci metto 10 minuti a raccontarvi l'altra parte, Penso che se mi sia sopportate. No, qui vi c'erano semplicemente insomma, degli esempi di altre fortificazioni genovesi che ci confermano un pochettino il fatto che i genovesi costruivano così le strutture fortificate. Questa è la curia degli Embriaci nel pieno centro di Genova. Gli Embriaci sono sempre quelli che gestivano i beni in Terra Santa e vediamo che i muri sono sostanzialmente gli stessi. Questo è il Palazzo del Vescovo, sempre a Genova, vede fortificato anche questo. E questo è l'ingresso del borgo fortificato di Porto Venere, vicino alle Cinque Terre. Vedete che di nuovo abbiamo sempre stessa tecnica muraria con queste torri. Insomma, queste sono le foto di qualcosa del più vicino possibile a quello che al momento si immagina dovesse essere l'ingresso fortificato di Acri. Adesso volevo farvi un velocissimo proprio excursus sul progetto a cui ho partecipato anche io, perché ho avuto la fortuna di poter scendere in Israele e poter partecipare a un altro progetto sempre con Eliezer ed Edna Stern, che invece ha previsto lo studio di una serie di ceramiche provenienti dalla Baia di Acri. Ebbene, era uno scavo subacqueo svolto nel 2012 all'interno del porto di Acri. Qui vedete dove hanno scavato, in realtà uno scavo subacqueo fino a un certo punto, in quanto l'acqua lì non è molto alta. Difatti ci hanno raccontato che si erano presi tutte l'otite perché dovevano abbassarsi, prendere la roba e tirarla su. E comunque si ipotizza che qui fosse presente uno dei moli della città di Acri, e in cui hanno rinvenuto più di 200 reperti ceramici, quindi letteralmente ciotole in ceramica, che dovevano essere probabilmente state gettate in mare da una dalle navi che venivano lì attraccate. Perché è importante lo studio della ceramica per gli archeologi? Perché benché non fosse un bene di lusso, la ceramica non può essere riciclata, ma veniva gettata nel momento in cui si rompeva o nel momento in cui non si utilizzava più. Quindi studiare la ceramica praticamente, che cambia forme e tecniche di produzione nel corso del tempo, è uno dei metodi che gli archeologi hanno per datare gli scavi, perché a un determinato tipo di ceramica corrisponde un determinato periodo di produzione e a un determinato tipo di impasto o di fattura corrisponde un determinato tipo di provenienza. Quindi studiare più di 200 reperti ceramici provenienti dalla Baia di Acco significa poter vedere da dove arrivavano tutti questi prodotti che sono stati rinvenuti nel porto. Ebbene, abbiamo due macrotipi, di cui una è la ceramica comune che veniva prodotta in loco. Ceramica comune vuol dire che era terracotta, cioè terracotta appunto e basta, senza decorazioni particolari. Si trattava di un tipo di produzione in serie che veniva utilizzata per appunto per l'assistenza ai pellegrini, ma soprattutto ceramiche che venivano prodotte in giro per il Mediterraneo. E queste sono provenienti da Cipro. Qui vedete come doveva essere in originale, qui dopo che è stata per secoli in acqua. E niente, quindi lo studio di tutta questa serie di ceramiche, che appunto da Cipro, piuttosto che da Porsen Simeon, che invece è qui di nuovo come dovevano essere in originale e come le abbiamo studiate, hanno permesso di capire cioè 200 pezzi che provenivano da tutte queste aree del Mediterraneo, per farvela molto, molto, molto breve. E quindi questo piccolo, cioè già solo lo studio di 200 ciotole recuperate a mano così dal porto di Acco ha confermato ulteriormente come lei nel Medioevo fosse porto di ogni mercantanzia, sia del Levante come del Ponente. Con questo ho finito. Bene, io ringrazio l'archeologo dottoressa Giada Molinari per questa bellissima conferenza. Ringrazio la DEI, il gruppo sionistico, la Società Friulana di Archeologia Musica Libera che rappresento e naturalmente il Museo Ebraico, e ringrazio tutti voi, sia voi che siete qui presenti
e le persone che sono a casa, che ci avete seguito in questo primo e secondo ciclo delle conferenze Israele, Archeologia e Storia, e vi diamo appuntamento ai prossimi eventi. Grazie a tutti. Buonasera.